Ciao, benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo del DC-DC Charger della Litime, che è questo qui. Un prodotto veramente molto interessante, serve per caricare le batterie litio direttamente con l'alternatore, ma ha anche l'ingresso per i pannelli solari. È un prodotto che ho voluto testare prima di presentarvelo e in questo video vedremo sia lo schema di montaggio, le caratteristiche e in pratica come viene installato sul nostro impianto, che può essere di una barca, un camper, dove abbiamo un alternatore che può caricare la nostra batteria. Procediamo quindi subito con l'unboxing. Chi mi segue sa che purtroppo ho avuto un piccolo incidente domestico e quindi ho una mano sola, ma cercherò di fare del mio meglio. Libretto di istruzioni. Qui ce l'abbiamo solamente in tedesco, negli altri modelli che verranno spediti ci sarà la versione in inglese, per l'italiano ancora no, ma è veramente molto semplice, quindi dopo ve lo mostrerò nel dettaglio. Eccolo qua, questo qua è il DC-DC Charger. Qui all'interno, ve li mostro subito, abbiamo i connettori Anderson, dopo vi mostrerò come si montano e a cosa servono. E questo è il nostro DC-DC Charger Converter. Eccolo qua. Molto compatto, costruito benissimo, tutto in lega di alluminio. Dietro abbiamo queste lamelle in alluminio che servono per raffreddarlo, anche se io nei test che ho fatto devo dire la temperatura che ha raggiunto è veramente molto bassa, quindi è veramente un prodotto molto interessante. Allora andiamo a vedere subito il pannellino. Qui sopra abbiamo 4 LED che ci indicano in pratica la fase in cui sta lavorando, se sta caricando la batteria, che tipo di batteria è installata, se c'è la carica solare, e qui abbiamo anche i tipi di batteria, quindi AGM, litio, gel, ci sono 4 possibilità diverse. Con questo tasto possiamo scegliere il modello di batteria che dobbiamo andare a ricaricare e questo serve per fare il reverse charge, che dopo vi spiegherò, un'altra funzione molto importante e molto interessante per il nostro uso. Allora, questo dove deve essere posizionato? Questo viene posizionato tra l'alternatore, ecco, togliamo anche la pellicina così è anche più bello da vedere. Come vi dicevo, allora, abbiamo un LED che indica lo stato di funzionamento, quindi se è acceso, se sta caricando la nostra batteria al servizio, se la batteria al servizio è completamente carica e in questo caso se è collegato anche il pannello solare avremo la ricarica solare. Quindi questi sono i 4 LED che ci indicano la modalità di funzionamento. Questi 4 LED qui sotto ci dicono come è selezionata la batteria, se appunto è litio, AGM o altro. Questo è il tasto che serve per selezionare il tipo di batteria e questo è il tasto per fare il reverse charge, di cui vi parlerò tra un po'. Adesso andiamo a vedere insieme come viene collegato tramite questi Anderson. Gli Anderson sono questi connettori che sono molto, diciamo, comuni negli impianti dove ci sono delle correnti importanti. Questo device, questo DC-DC charger, lavora fino a 40 A, quindi una corrente molto elevata. Questi sono fatti apposta, sono omologati fino a 50 A. All'interno hanno delle lamelle e con un altro connettore uguale possiamo andare a collegare le nostre uscite dal nostro DC-DC charger a un altro, semplicemente facendo così e si ha il collegamento. Come vedete il nero combacia, quindi negativo, che è segnato qui e anche qui
è sempre nero, qui abbiamo il polo che va collegato alla batteria, dall'altra parte abbiamo il rosso, in questo caso diventa giallo, che va anch'esso collegato alla batteria. Dopo vediamo se deve essere, questa è sicuramente la batteria, questa è la batteria al litio, c'è scritto output sul cavo, quindi si riconosce subito. Abbiamo altri due connettori, questo che è quello che va collegato alla batteria del motore, dell'avviamento, dello start, e dopo abbiamo questo che è quello che va collegato ai nostri pannelli solari. Allora, lui accetta pannelli solari dai 10 fino ai 26, loro scrivono 30 volt, e io delle prove che ho fatto ho visto che la cosa migliore è usare pannelli solari da 12 volt che dopo danno come tensione massima a circuito aperto 17 volt, ed eventualmente se ne possono mettere di più in parallelo, tanto questo riesce a gestire fino a 600 watt, quindi 3 pannelli da 200, 6 pannelli da 100, messi tutti in parallelo. Ma farò presto un video, sempre sul canale, per spiegarvi come vanno installati in modo molto basic, come è sempre mio piacere fare, i pannelli solari tra serie e parallelo per ottenere diversi voltaggi e diversi amperaggi in uscita. Questo DC-DC charger secondo me è utilissimo per caricare la nostra batteria servizi. Normalmente se lo usa per la batteria servizi al litio, si può utilizzare quindi anche per altre batterie, perché queste batterie che sono segnate qui non sono quelle del motore. Questo battery type si riferisce alla batteria di servizi, quindi alla nostra uscita, che è praticamente questa. Questa è la nostra uscita, quindi qui possiamo andare a mettere la nostra batteria al litio e lui si occuperà di caricarla quando il motore, il nostro fuoribordo, il motore del camper, quello che è in moto, e sta caricando anche la batteria del motore. Adesso vedremo le schede così capirete proprio come funziona. Questo è lo schema base. Qui vi ho indicato anche i pannelli solari, eventualmente se ce l'avete o se vorrete installarli potete farlo anche in un secondo momento o proprio non installarli. Abbiamo le tre spine Anderson che vi ho mostrato prima e abbiamo questi 3 ingressi, fra virgolette, uscite, perché sono 2 ingressi e un'uscita. In realtà il rosso, che è quello che va collegato alla batteria motore, come vedete qui, funge anche da uscita, ma lo vedremo a breve. Abbiamo detto, ci si può collegare un pannello solare, va benissimo un 12 volt, 100 watt, oppure 2 da 100 messi in parallelo, sono più che sufficienti. Dai test che ho fatto, che dopo vi mostro, in questo periodo che siamo in dicembre riesco a sviluppare da un 100 watt anche 4-5 ampere, e quindi secondo me va più che bene. Abbiamo l'uscita dove va collegata la batteria al litio, sempre col stesso sistema. La batteria al litio ovviamente andrà a alimentare tutti i servizi. Qui abbiamo questa spina Anderson rossa che è collegata alla batteria motore. Normalmente quando il motore è spento qui non circola nessuna corrente. In pratica il nostro carica batterie della LiTime è in stand-by. Nel momento in cui abbiamo il pannello solare che è illuminato, inizia a caricare la batteria al litio. Se non abbiamo il pannello solare, nel momento in cui mettiamo in moto il nostro motore, l'alternatore inizia a caricare la batteria motore raggiunge i 13 volt nel tempo necessario per ciò che si carichi. Un po' di carica l'abbiamo usata proprio per mettere in moto, in più può essere che sia passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo messo in moto la barca, quindi prima di tutto si deve caricare quella batteria lì. Raggiunti i 13 volt si attiva il DC-DC charger e inizia la carica della batteria al litio, che può essere anche superiore rispetto alla tensione della batteria del motore. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio le varie fasi. Innanzitutto parliamo della compatibilità. Questo charger può caricare batteria al litio, AGM, gel, piombo calcio. Sono le batterie
che vengono utilizzate normalmente per fare i servizi. Quindi la compatibilità è molto semplice. Con il tastino sopra il DC-DC Charger si va a scegliere il tipo di batteria che noi abbiamo messo per i servizi. L'ingresso solare è questo altro spinotto Anderson. Ci sono semplicemente i due cavi da collegare al pannello solare. Qui è bene mettere comunque un fusibile e un interruttore per poter spegnere il pannello solare. Vi ricordo che i pannelli solari su tutti i carica solari, controller solari, vanno sempre collegati dopo che il controller è stato collegato alla batteria, altrimenti rischiamo di fare dei danni, si può bruciare. Quindi mi raccomando, prima installate il DC-DC Charger sulla batteria litio o batteria servizi e la batteria motore e poi andate a fare il collegamento con il pannello solare. Sulla linea del pannello solare è buona norma mettere un fusibile e anche un interruttore per poterlo spegnere all'occorrenza. La base è che se noi abbiamo la batteria litio carica, è inutile lasciare la carica solare che continui, in modo che ogni giorno il nostro carica solare andrà a fare un'ulteriore carica sulla nostra batteria. È meglio spegnerlo e riaccenderlo soltanto nel momento in cui abbiamo utilizzato la batteria litio. Cosa diversa se abbiamo dei servizi che rimangono sempre attivi, ovviamente. Se abbiamo messo per esempio delle telecamere con il wifi, con un router con la schedina che ci manda in linea online le immagini della nostra barca o anche un allarme, e questo consuma sia di giorno che di notte, col pannello solare possiamo ogni giorno ripristinare l'energia consumata. Il reverse charge che cos'è? È una funzione che è molto utile nel momento in cui abbiamo la batteria del motore che si dovesse essere scaricata per qualche problema o semplicemente è ormai arrivata alla fine, ma abbiamo bisogno comunque di mettere in moto la barca. Se la batteria del motore è compresa tra 3 e 12 volt e la litio o batteria servizi ha più di 12 volt e mezzo, possiamo attivare la funzione. Si tiene schiacciato il pulsante per 3 secondi e automaticamente il nostro DC Charger trasferirà l'energia dalla litio verso la batteria al motore. Lo lasciamo attivo per il tempo che serve, fare in modo che la batteria raggiunga i volt necessari per mettere in moto il nostro motore. Normalmente bastano 30 secondi, 40 secondi, dipende molto dalla capacità della batteria dell'avviamento. Il DC-DC Charger non è come i cavi che si usano quando si fa un parallelo tra due batterie, ma proprio spinge, pompa gli ampere all'interno della batteria motore, quindi la carica è abbastanza veloce perché lui può spingere anche 20, 30, 40 ampere. Questo DC-DC Charger ha anche diverse protezioni. È protetto contro il sbaglio di polarità, se andiamo per sbaglio a mettere i capi in modo inverso, cosa che comunque io vi consiglio di non provare, ma ha questo tipo di controllo. Ha un problema, ha una limitazione di overvoltage, cioè per esempio se abbiamo i pannelli solari che sviluppano più di 30 volt, lui ci darà un allarme, suonerà e non entrerà in funzione ovviamente. Ha una protezione per non mandare troppo in alto la tensione delle nostre batterie, quindi ha questo tipo di protezione in più. Ha una protezione di temperatura, lui scalda molto poco. Dal manuale leggo che ha un rendimento superiore al 90-92%, quindi solo il 10% della potenza va persa. E comunque questo produce un certo calore. Se noi lo mettiamo in un posto molto piccolo, chiuso, dove non c'è un ricambio d'aria, potrebbe soffrire di temperature alte. In questo caso, raggiunti tipo 50-60 gradi, lui automaticamente si mette in stand-by e finisce, cioè smette di funzionare, proprio per evitare di doversi danneggiare per la temperatura. Ha anche una protezione di carica, nel senso che se continua a caricare la batteria per tanto tempo
e vede che la batteria ormai è arrivata, automaticamente si spegne e non carica più, e ha una protezione per il BMS per le batterie a litio ferro fosfato, che sono quelle che io consiglio di abbinare a questo prodotto qui. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio cosa ho fatto per collegarlo alla batteria della mia macchina, perché non l'ho portato in barca, più un pannello solare. Facciamo allora qualche test con questa meravigliosa macchinina. Questo qua è il DC-DC charger della LeadTime, collegato con una batteria da 100 A, che sarebbe la batteria dei servizi, tramite il suo connettore, come vedete, entra qua. Dopo qui abbiamo la macchina, e su quest'altro cavo invece pannello solare. Siamo in inverno, la luce non è tantissima, comunque sta caricando anche dall'app del telefono, sto controllando e sta effettivamente caricando. Adesso vediamo un attimo cosa succede quando andiamo a mettere in moto l'auto. Andiamo a vedere qua. Charging. Controlliamo effettivamente quanto sta caricando. Qui. 44-45 ampere. Adesso sta caricando solo con l'auto. Controlliamo la tensione. 13,9, perfetto. Andiamo a controllare anche la tensione. (14,53). Direi funzionamento perfetto. Attenzione che ci sono delle istruzioni importanti da tenere in considerazione. Quando si attaccano i cavi dei pannelli solari bisogna che le batterie siano collegate, almeno una, almeno quella dei servizi, perché altrimenti si brucia il regolatore MPP3 che abbiamo qui all'interno. Per chi non li dovesse conoscere, voglio mostrare anche i connettori Anderson, come sono costruiti e come si cablano. Questo è il nostro DC-DC charger, che ci viene dato anche con le viti per poterlo fissare, molto utili, e i connettori Anderson. I connettori Anderson sono fatti in questo modo qua. Questo non esce. I connettori Anderson sono fatti così. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. Ok. Ci sono delle lamelle dentro e dietro sono vuoti, come potete vedere. Abbiamo questi terminalini che hanno questa unghietta dietro e dopo hanno il posto dove va inserito il cavo. Si inserisce il cavo, si crimpa, si schiaccia, e dopodiché si inserisce
il nostro capocorda all'interno della presa Anderson. Quando arriva sulla lametta, ve la mostro di nuovo, qui dentro, automaticamente si blocca e non può più uscire. Il risultato finale ve lo mostro, è questo qui. Una cosa interessante di questi connettori è che non c'è un maschio e una femmina, sono tutti uguali. Questi due, che sono perfettamente uguali, possono benissimo essere abbinati, basta ribaltarli, si schiaccia e si ha la connessione tra i contatti. Ce n'è uno dentro ancora. Ovviamente non sono connettori stagni, quindi non vanno immersi, lasciati fuori all'acqua, alla pioggia, bisogna cercare di dargli un minimo di protezione. Però sono dei connettori molto validi, che sono anche facilmente sostituibili in caso di problemi di qualsiasi tipo. Esistono delle versioni anche chiuse in gomma, si trovano sui siti. Per quanto riguarda tutti questi prodotti, anche alle pinze per poter crimpare questi capicorda, troverete tutto in descrizione del video, vi lascerò il link, quindi se qualcuno è interessato può trovare il prodotto. Ho comunque intenzione di fare un video proprio sulle attrezzi che ci servono per montare i nostri piccoli impianti, che siano impianti solari, che siano impianti litio, perché ci sono alcuni attrezzi che secondo me sono fondamentali. E quindi ho deciso che farò questo video, voglio fare un video solo su quel materiale che serve. Per questo video penso che vi ho detto tutto quello che potevo dirvi. Se avete domande o dubbi lasciatemi pure un messaggio o lasciatemi un commento, risponderò come sempre a tutti. Trovate anche il link a questo prodotto. Ricordatevi di mettere in carrello il codice sconto Davide Serafini, tutto maiuscolo, tutto attaccato, per avere un ulteriore sconto del 5% sul carrello. Vi ringrazio molto per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!